Benvenuto a questa quarta lezione con cui si apre la macro sessione sulle competenze chiave. Prima di parlare però delle competenze chiave nella vendita, mi fa piacere dedicare una sessione a uno degli aspetti fondamentali nella vendita, che è la motivazione. E nonostante ti abbia già detto che questo non è un corso motivazionale, non di meno la motivazione è uno dei cardini che tiene i risultati nella vendita. Il nome stesso di questo percorso, Performance Empowerment, è la rivisitazione di una vecchia equazione molto semplice che recita performance uguale competenze per motivazione. Il per sta a indicare una cosa semplice e banale, che se uno dei due termini, le competenze o la motivazione, sono a zero, il risultato sarà zero. Sulle competenze l'idea è di lavorarci con l'insieme di questo percorso. Sulla motivazione invece ci dedichiamo appunto a questa sessione. Prima di parlare però di motivazione mi faceva piacere introdurre un paio di aspetti che ritengo importanti, l'impegno e l'entusiasmo. Iniziando dall'entusiasmo, sarò veramente breve perché poi entreremo dentro le sensazioni e come l'io influenza il rapporto tra me e l'altro e quindi il processo di vendita. Per questo momento mi interessa solamente dirti che è normale che quello che noi proviamo quando siamo da un cliente o siamo con la nostra fidanzata o fidanzato, i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, no, si trasferiscono in parte al nostro interlocutore. Di conseguenza, se nel processo di vendita avere un cliente entusiasta sarebbe, diciamo, l'ideale, il modo migliore per creare questo stato d'animo nel nostro cliente è quello di agire noi in primis come entusiasti. Se sei un venditore esperto, puoi contare anche sulla relazione, puoi contare quindi il rapporto tra te e il tuo cliente che conosci da anni, puoi contare sull'introduzione, no? Cioè hai n clienti che conosci da n anni e di conseguenza sei una certezza sul tuo territorio e questo è chiaramente un punto di forza su cui anche ti puoi appoggiare. Se invece sei un neofita, l'entusiasmo è ancora più importante perché starai entrando in un settore che probabilmente è in cambiamento, che sicuramente ci saranno una pletora di concorrenti che sgomitano per rubarti spazio, no? E riuscire a agire da entusiasta è ancora più importante. Per quanto riguarda l'impegno, vale un po' considerazioni simili a quello per l'entusiasmo, ovvero anche l'impegno è più un'attitudine che una competenza. Le attitudini, anche se sono un po' più innate in noi, una volta che ne diventiamo coscienti, possiamo esercitarle. E questo è importante perché rendersi conto di qual è il nostro livello di entusiasmo, rendersi conto di qual è il nostro impegno quotidiano che mettiamo in quello che facciamo, diventa il primo passo per capire come lavorarci. E anche qui voglio fare una riflessione, se sei un venditore esperto, se sei un neofita, in questo caso cambia meno, perché se sei un venditore esperto il tuo cliente si aspetta il massimo impegno da te ogni giorno e siccome purtroppo vendere sta diventando ogni giorno più difficile, manifestare quella costanza nei giorni e negli anni al tuo cliente e ai tuoi clienti nell'insieme del portafoglio è la migliore dimostrazione della tua professionalità. Se invece sei un venditore neofita, a maggior ragione mi verrebbe voglia di dire, no, non puoi pensare di affrontare un settore in cambiamento pieno di competitor senza il massimo impegno ogni giorno. Bene, venendo invece alla motivazione, mi fa piacere appoggiarmi alle slide che ho preparato e che potrai anche scaricare, perché della motivazione ci sono 2 o 3 aspetti un po' articolati che il supporto delle slide ci può essere utile per capirci bene. Bene, alla base dell'entusiasmo e dell'impegno in realtà c'è la motivazione, come già potevi immaginare. E mi fa piacere, penso sia utile approfondire un pochettino questo cosa c'è
in fondo la motivazione, dove affonda le sue radici questa cosa così importante che riguarda l'essere umano, qualsiasi compito svolge, qualsiasi relazione intraprende. Beh, prima di tutto, parlando sul piano professionale, c'è un tema che è quello della percezione del ruolo, no? Se io percepisco il ruolo del venditore come un'elevazione professionale, uno strumento di crescita personale e di, diciamo, a livello sociale anche come un'affermazione dell'io, è chiaro che intraprendo le attività che devo svolgere ogni giorno con un set mentale, con un entusiasmo, appunto, con un impegno che è funzione di un pochettino tutto questo. E la percezione del ruolo anche nell'immediato o nel tempo, da cosa è influenzato? Beh, sicuramente dalle aspettative, no? Dalle aspettative che io ho riguardo a quel lavoro, riguardo alla giornata che intraprendo, che inizio, no? E quello che poi succede, no? Nel corso della giornata, oppure quello che poi si manifesta quel lavoro mentre io lo svolgo, no? E quindi questo match, no, tra aspettative e l'esperienza che poi faccio di quella cosa, chiaramente crea un allineamento o un disallineamento che contribuiscono a rinforzare o meno la mia motivazione. Quindi il secondo punto coordinato è che le aspettative hanno di conseguenza una determinata rilevanza e le aspettative non sono qualcosa di così banale perché in fondo rappresentano me stesso, no? Nell'educazione che ho ricevuto fin da piccolissimo, il carattere che si è formato dentro casa con la famiglia, piuttosto che le esperienze che poi ho iniziato a fare a scuola e piano piano tutto quello che continuo a imparare ogni giorno con le esperienze che faccio, che chiaramente contribuiscono, no, a rivedere alcune idee, alcuni preconcetti, alcuni giudizi, ad aggiustare tanti comportamenti, no? Tutto questo crea appunto riguardo a un lavoro, ad esempio, delle aspettative. E queste aspettative, dicevamo, sono importanti per affrontare l'esperienza che mi trovo a svolgere. Quindi l'indicazione che mi sento di dare è in primis riconoscere che aspettative abbiamo riguardo a una determinata cosa, comprendere, portare a livello conscio, no? Quali sono le mie aspettative riguardo a questo, riguardo a quello, e in secondo luogo settarle, gestirle, no? In una maniera più proficua per quello che devo andare a svolgere, ok? Perché il settaggio di queste aspettative in maniera corretta influisce su quello che faccio, sulla percezione del ruolo e di conseguenza sulla motivazione, quindi sull'impegno e sull'entusiasmo che ogni giorno metto. Di conseguenza, essere coscienti che la crescita professionale poi è agganciata anche a una crescita personale, no? Perché quello che faccio e che riesco a concretizzare ogni giorno sul piano lavorativo, soprattutto nella vendita, riuscire a superare gli ostacoli che il mercato, il cliente ci mette ogni giorno davanti, è un qualcosa che ci fa crescere enormemente anche come persone. E quindi avere contezza nel suo insieme di quanto questa crescita professionale e di risultati è in realtà agganciata anche a una crescita personale, è una cosa che secondo me è importante e può incidere sulla nostra motivazione. L'importante, soprattutto se siamo appunto neofiti e possiamo avere delle aspettative riguardo al mondo del lavoro, riguardo al ruolo che ci apprestiamo a svolgere, è utile prendere coscienza delle nostre aspettative e imparare a gestirle in funzione di quello che vediamo ogni giorno succedere, perché questo ci aiuterà enormemente ad avere il corretto approccio, la corretta motivazione, il corretto entusiasmo e il corretto impegno nell'affrontare le sfide che ogni giorno abbiamo davanti.
Questo mi faceva piacere dire e penso che sia utile prima di affrontare poi le competenze nello specifico della vendita, consapevoli che performance empowerment, cioè il risultato, dipende dalle competenze e dalla nostra motivazione. Buon lavoro e una buona giornata. Ciao.